Salve a tutti, bentornati in questo nuovo video, bentornati sul mio canale. Oggi parleremo delle fasi della premorte, le fasi dell'NDE. Le fasi dell'NDE sono dette anche sensazioni perché sono di fatto le testimonianze riportate da chi è tornato in vita, da chi è stato rianimato, quindi tornato in vita, e quindi chi ha riportato questi vissuti. E raccogliendo una grande statistica di vissuti negli ultimi, diciamo così, dal 70 al 2020, quindi negli ultimi 50 anni, ecco che è stato fatto un riassunto, diciamo una concentrazione in fasi di queste cose, così da capire bene come funziona l'NDE. Quindi oggi parleremo di questa cosa specifica, le fasi dell'NDE. Partiamo dalla prima fase. La prima fase è la sensazione della morte. All'inizio dell'esperienza, cioè quando le persone sono di fatto morte, magari i sanitari le stanno rianimando, stanno cercando di rianimarle, eccetera, ma clinicamente sono morte. Ecco che la sensazione della persona morta inizialmente è un po' di smarrimento, cioè di non capire, di confusione. Non confondete bene le cose, non è di paura o di cose, di confusione, di non capire bene cosa sta succedendo. Quindi cosa sta succedendo intorno, cosa stanno facendo queste persone, perché lì per lì non si riconoscono neanche di essere loro improvvisamente quel corpo steso magari dove stanno operando i sanitari. Per cui è di confusione, tanto che per esempio in un ospedale dove magari ci sono tanti corpi stesi non riescono a riconoscere neanche i loro corpi. La seconda fase o seconda sensazione è l'assenza di dolore e la pace. Nel momento in cui si è morti non si prova più assolutamente nessun dolore e si ha una sensazione di pace, di tranquillità, di serenità, quindi non si ha l'ansia di essere morti, di non essere morti, di avere qui, di avere là, però sensazione di pace. Come dicevamo prima, stupore, confusione e poi pace. Quindi anche tranquillità, non capire perché tutte queste persone si agitano magari intorno al corpo che noi riconosciamo come nostro, perché si è tranquillamente in pace. La terza fase o terza sensazione è la fuoriuscita dal corpo, l'abbandono del corpo. Quando siamo dichiarati in quel momento clinicamente morti, oppure si cerca di capire se conviene rianimare, cosa conviene fare, le persone morte, che quindi sono già fuoriuscite dal corpo, dichiarano di avere una sensazione di non avere più il corpo come avevano prima, ma di avere un corpo diverso. Allora tenete presente che il nostro cervello va per assonanza. Cosa vuol dire per assonanza? Che quando vive un'esperienza che non è capace di individuare, quando noi torniamo poi in vita, quando le persone sono tornate in vita e hanno cercato di spiegare con parole umane la sensazione, sono andati per assonanza, cioè cercare di spiegare con parole terrene un'esperienza che è difficile per il nostro cervello spiegare, per cui dicono che è una sensazione di avere un corpo come di energia, di nuvola colorata, di luce. Ecco, queste sono state le indicazioni, quindi questa è la terza fase. La quarta fase sono gli esseri di luce. Alcuni hanno incontrato questi esseri di luce prima ancora della luce, del passaggio attraverso il tunnel, eccetera. E questi esseri di luce che gli sono venuti incontro vengono descritti come indescrivibili, proprio una luce particolare, indescrivibile, non accecante, non abbagliante, una luce calda, una luce che ha una vibrazione proprio d'amore, energia e amore. Ecco questi esseri di luce che non hanno bisogno di parlare o di gesticolare, in quanto la trasmissione della comunicazione è attraverso il pensiero, quindi telepatica, quindi si sa subito quello che l'altro vuole dire, a sua volta l'altro ha già capito quello che noi vogliamo dire, e tutta una sensazione di questo genere.
La quinta sensazione o la quinta fase è l'incontro con l'essere di luce. Quindi questo avviene ovviamente dopo essere passati attraverso il tunnel, quindi c'è questo passaggio attraverso il tunnel, chi è attraverso la valle, chi ha salito una scalinata, anche qua non è ben chiaro, ma ne parleremo nella sua fase. Il massimo essere di luce si incontra, aiutati dagli altri esseri di luce, si incontra questa entità che a secondo delle proprie religioni viene indicato anche come proprio Dio, e lì si ha un incontro, diciamo così, di verifica, chiamiamolo così, di verifica, in cui l'essere di luce ci si avvicina e col suo grande amore ci fa esaminare la nostra vita. Alcuni però, arrivati a questo punto, vengono rimandati direttamente indietro, per cui l'incontro non ha modo di essere. Sesta fase o sesta sensazione, l'esame della propria vita. Allora, l'esame della propria vita non è, come noi pensiamo, un film dall'inizio alla fine cronologico, ma intanto è in contemporanea, cioè noi vediamo la nostra vita tutta nello stesso momento, in 3 dimensioni, in maniera olografica, chiamiamola così, e nel momento in cui viviamo i vari momenti o ci soffermiamo su uno dei vari momenti, noi oltre a provare la sensazione, quello che dicevamo noi stessi, proviamo quello che provava le persone che si rapportavano con noi. Quindi se erano dispiaciute, se le nostre azioni davano dispiacere, se le nostre azioni davano piacere, amore, affetto, eccetera. E quindi capiamo anche bene i nostri errori. Non veniamo però giudicati in quel momento per questa disamina, ci viene data, come dire, come fare una psicanalisi in cui l'analista ci fa soffermare su alcuni punti, ci fa capire alcuni errori, cose da correggere, insomma, diciamo così. Di solito alla fine di questo esame c'è chi anche chiede di poter tornare indietro perché magari ha famiglia, situazioni particolari, il figlio è invalido, il figlio è handicappato, la moglie che non si vuole lasciare, eccetera, oppure l'essere di luce stesso che manda indietro, anche perché sennò non avrebbero potuto raccontare questa cosa. La settima sensazione, oppure la settima fase, è una fase che può succedere o non può succedere, perché attenzione, tutte le fasi di cui noi stiamo parlando non sono obbligatorie. Chi ha vissuto l'NDE può averne vissuta una o più di queste, oppure una e l'alternativa di questa è la rapida salita al cielo. Per esempio c'è chi invece di andare verso l'essere di luce improvvisamente si sposta velocemente nello spazio e può vedere la Terra dall'alto, può vedere altri mondi dall'alto. Uno di questi è lo psicanalista Carl Jung, si dice Jung perché non è americano, quindi non è Young, è Jung, che nel 1944, in seguito a un attacco di cuore, disse di aver vissuto proprio l'esperienza poi di aver potuto vedere il mondo dall'alto. Quindi c'è anche questa possibilità. L'ottava fase o sensazione è la riluttanza a voler tornare indietro, cioè il trovarsi in questa situazione fantastica, perché non è un mondo, non è uno spazio, non sappiamo definirlo, trovarsi in questa situazione fantastica dove non sentiamo dolore, sentiamo amore, sentiamo pace, non abbiamo fame, non abbiamo freddo, non abbiamo caldo, dove abbiamo a portata di mano la conoscenza dell'universo, dove ci sentiamo ben voluti e ben accolti. Chi è che vuole tornare a soffrire, a star male, il freddo, il caldo, le tasse, le cose da pagare? Nessuno. Uno dei racconti dei vari studi fatti sull'NDE che mi ha colpito è quella di un medico che ha rianimato un collega per arresto cardiaco, e questo appena si è ripreso ha chiamato l'amico medico che l'ha rianimato, che si chiamava Carl, e ha detto: Carl, perché mi hai fatto questo? Non dovevi rianimarmi. Dopo qualche ora, quando si è ripreso bene, gli ha spiegato che non è che ce l'avesse con lui, che però
si trovava in una situazione così piacevole, così bella, che lui non avrebbe voluto ritornare. E è successo anche di altri che si sono pure incavolati e hanno creato anche problemi poi. Quindi è la riluttanza a voler tornare indietro. La nona e ultima fase, o nona e ultima sensazione, è quella della diversa sensazione, cioè non diversa sensazione, della diversità dello spazio-tempo. Allora, nell'esperienza di premorte abbiamo capito che non esiste il tempo, non c'è passato, non c'è futuro, ma c'è solo il tempo, è sempre tempo presente. Per cui chi si riprende non sa determinare se questa esperienza è durata un secondo, un anno, 10 minuti, un'ora, non riesce a capacitarsene. E in effetti questo è stato anche confermato durante l'intervista medico-scientifica anche al dottor Habe Alexander, che sappiamo che è un neurochirurgo americano che ha avuto un'esperienza di premorte piuttosto lunga. Nel senso, lui gli era stato diagnosticata una forma violenta e acuta di meningite, dopo che una mattina si è svegliato con la febbre e dopo un po' di ore questa febbre era andata altissima, venne ricoverato nell'ospedale dove lavorava come neurochirurgo, come primario fra le altre cose di neurochirurgia se non erro, e dopo poche ore entrò in coma. Già il giorno dopo la moglie convocata gli viene detto che il marito non si sarebbe più ripreso in quanto l'elettroencefalogramma era piatto e dalle analisi che avevano fatto, mi pare che fecero anche una biopsia della dura madre esterna, non lo so, secondo loro il cervello era completamente bruciato, quindi non poteva, sarebbe rimasto quantomeno vegetale. Dopo una settimana, quando con la moglie e i medici curanti si stava decidendo se staccare la spina, perché sapete che anche là l'assicurazione paga per un tot, dopodiché deve essere la famiglia ad accollarsi le spese eventuali, visto che non c'era possibilità di recupero e se ci fosse stato un recupero avremmo ottenuto una persona vegetale, cioè senza reazioni umane. Invece il dottore si riprese e dopo poche ore dalla ripresa era perfettamente cosciente e logico e capite che questo era dal punto di vista medico-scientifico assolutamente impossibile. Comunque è un'altra storia che racconteremo in un video successivo. Quindi la sensazione del tempo e dello spazio è completamente diversa che nella nostra realtà. Abbiamo visto quindi oggi in questo video, che viene già lungo così per cui non mi dilungo ulteriormente, le varie fasi dell'NDE. La prossima volta faremo un po' un sunto sia storiografico che abbiamo già visto e sia dell'NDE. Magari andremo a leggere alcuni dei casi più eclatanti di NDE. Mi raccomando, continuate a seguirmi sul canale, iscrivetevi al canale, aiutatemi a crescere. Mi piacerebbe arrivare ai 10.000, però quantomeno superare i 7.000 per le feste natalizie, subito dopo le feste natalizie. Questo mi aiuta a crescere il canale. Mettete un bel like, condividete questo video, scrivetevi nei commenti se vi piacciono questi video, se avete voglia che continuiamo con la nostra storia dell'NDE e se andiamo a selezionare altri casi eccetera, e continuate a seguirmi. Ciao a tutti da Ermanno.